Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Lavoreremo il progetto di oggi utilizzando la tecnica classica e la tecnica tunisina. L'occorrente che ci servirà per realizzare questo bellissimo maglioncino sono l'uncinetto del numero 5 e un uncinetto tunisino sempre del numero 5. 5 gomitoli di bravissimo 50 di colore verde e un gomitolo di bravissimo 50 colore rosso. Sono gomitoli da 50 grammi per 150 metri di lunghezza e sono composti dal 100% acrilico. La casa consiglia di utilizzare l'uncinetto dal 3 al 3,5, mentre i ferri dal 3,5 al 4. Visto il periodo festivo, come colori ho deciso di abbinare il rosso con il verde, rendendo appunto questo maglioncino natalizio. Ma potete scegliere qualsiasi colore così da realizzare un maglioncino da indossare durante tutto l'anno. La stessa cosa per la larghezza delle strisce a quadratini, potete allungarli e accorciarli a vostro piacimento, seguendo appunto i vostri gusti. In questo caso io ne ho creata una abbastanza grande, all'altezza appunto del seno, e le altre due appunto lungo i polsini. Per quanto riguarda la realizzazione, partiremo dal basso verso l'alto, quindi andremo a creare questo elastico per quanto abbiamo la nostra circonferenza. Quindi andate a prendere tutta la vostra circonferenza e andate a creare questa fascia. Andremo a lavorare questo semplice punto, che è una maglia alta e una maglia mezza alta prese nello stesso punto. Salteremo una maglia di base e andremo a ripetere la stessa cosa, quindi maglia alta e maglia mezza alta. Andiamo avanti per tutto il giro, lavorando i giri naturalmente che ci servono. Nel mio caso io sono andata avanti per 17 giri, quindi dopo la fascia sono andata avanti per 17 giri. Con 17 giri io sono arrivata sotto il seno, quindi arrivata a questo punto prendo l'uncinetto tunisino e comincio a creare appunto questi quadratini. Sono arrivata con questa fascia, con questi quadratini, sono arrivata fin sotto l'ascella, quindi qui appunto mi sono fermata arrivata all'ascella. Arrivati a questo punto divido il mio lavoro in due, quindi lavoro prima la prima metà, quindi il pannello davanti, e poi lavoriamo il pannello dietro per naturalmente lo scalfo che ci serve, la larghezza della manica che ci serve. La mia è 17 cm, quindi ho fatto 17 cm da una parte, 17 cm dall'altra parte. Per quanto riguarda il collo, dobbiamo girare il nostro maglioncino dal rovescio, quindi lavorare dal rovescio, così quando siamo sul dritto giriamo il nostro lavoro e abbiamo il collo dal dritto. Adesso vi dico anche le misure. Quindi io ho lavorato praticamente per tutta la circonferenza, ho fatto 14 catenelle e sono andata avanti per la mia circonferenza. Quindi qui ho fatto 17 giri, sono arrivata fin sotto il seno, e come punti tunisini io ho fatto 21 giri, che poi un giro di questi e due, perché dobbiamo prima caricare i punti e poi dobbiamo scaricarli, quindi vale come un giro. Io ho una larghezza del mio maglioncino di 47 cm e come altezza io ho 54 cm. Qui vi farò un piccolo campione per mostrarvi appunto la realizzazione di tutto. Quindi detto questo io direi di passare al tutorial. Io qui monterò 5 catenelle di elastico, mentre nel mio progetto originale io ho montato 14 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Ripasso tutte le 5 catenelle a maglia bassa, quindi vado a fare una catenella in più, entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare maglia bassa. Allora, ripassata tutta la catenella a maglia bassa,
faccio una catenella, volto il lavoro e vado a lavorare tutti i giri, ma prendendo la costina retro del punto, e vado a lavorare tutti i giri uguali. Quindi andiamo avanti con i giri che ci servono, naturalmente andando a fare giri di andata e ritorno, lavorando maglia bassa in costina retro, e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i giri che mi servivano, vado a cucire la mia fascia, entrando nella prima maglia e nella prima maglia dall'altra parte. Quindi entriamo nella prima maglia e chiudiamo a maglia bassissima, quindi prendo il filo e chiudo a maglia bassissima, entro nella seconda maglia e nella seconda maglia dall'altra parte e vado a chiudere a maglia bassissima, quindi continuo per tutta la lunghezza della mia fascia. A questo punto andiamo a raccogliere tutte le maglie della fascia, quindi mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, entro nello spazietto tra costina e costina, vado a prendere 3 maglie, quindi una la prendo qui, una la prendo qui e una la prendo qui. Quindi tra costina e costina, vedete qui c'è la costina e la costina, qui dentro vado a prendere 3 maglie, maglia mezza alta naturalmente, 2 e 3, quindi tra costina e costina vado a prendere le maglie, 3 maglie, 1, 2 e 3 maglie, quindi continuiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato di raccogliere tutte le maglie, a questo punto andiamo a fare il nostro motivo. Quindi nel primo giro andremo a fare il motivo, nella stessa maglia andiamo a fare maglia alta e maglia mezza alta e saltiamo una maglia di base, quindi sarebbe un multiplo di 2, quindi man mano raccogliamo le maglie, aggiustiamo il multiplo di 2. Mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro di nuovo e faccio una maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva, maglia alta, maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, salto una maglia alta e maglia mezza alta, tutte e due prese insieme, filo sull'uncinetto, salto una maglia alta e maglia mezza alta. Proseguiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata alla fine, mi rimane solamente una maglia da saltare, quindi multiplo di 2 più 1. Entro nella prima maglia alta e mi chiudo con una maglia bassissima. Passo nella maglia mezza alta con una maglia bassissima. Qui mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia mezza alta, salto la maglia alta, vado nella maglia mezza alta e qui lavoro maglia alta e maglia mezza alta, salto una maglia che sarebbe quella alta e vado a fare maglia alta e maglia mezza alta. Quindi il lavoro è tutto così, quindi dobbiamo andare a ripetere per andare a fare, diciamo, questa parte del maglione, quindi dalla fascia andare a fare tutti questi giri. Quindi io nel mio caso ho fatto 17 giri di motivo. Adesso io faccio solamente questo giro e vado a prendere l'uncinetto tunisino, quindi questo lo disfo
quindi entro l'uncinetto tunisino e vado a prendere tutte le maglie. Quindi la prima maglia ce l'ho nell'uncinetto, entro nella seconda maglia e vado a raccogliere la maglia e la lascio nell'uncinetto. La terza maglia entro e la raccolgo, la quarta maglia e così via per tutte le maglie. Allora io passo il mio lavoro dall'altra parte, nell'altra punta e giro il mio lavoro così. Vado a prendere il secondo colore. Vado a fare la prima maglia, vado ad entrare il rosso, lo vado ad entrare in una solina solamente verde, vedete? Dalla seconda maglia in poi andiamo a chiudere a 2, quindi rosso e verde, rosso e verde, quindi andiamo a chiudere le maglie a 2. Non rimaniamo mai con una maglia nell'uncinetto, io di solito ne lascio un 5-6, ecco. Quindi giriamo il nostro lavoro, io lo giro così, passo dall'altra punta e vado a caricare ancora maglie verdi. Quindi entro, carico, vedete, vado a caricare tutte le maglie del verde. Passo dall'altra parte, giro il mio lavoro così e vado a chiudere, a scaricare le maglie a 2, quindi rosso e verde, rosso e verde, passiamo dall'altra parte, passo dall'altra parte e volto il lavoro e vado a chiudere le maglie. Giro il mio lavoro, passo le maglie dall'altra parte e vado a lavorare le costine. A questo punto siamo arrivati, vedete, all'inizio del nostro lavoro, quindi andiamo a prendere la costina, vedete le costine queste qua che si sono formate, quindi andiamo a caricare le costine, quindi la costina questa, vedete, e carico la maglia, entro nella costina e carico la maglia, entro in questa costina
e carico la maglia. Quindi andiamo a caricare tutte le maglie del nostro lavoro. Passo dall'altra parte, quindi volto il mio lavoro così e vado a scaricare con il rosso. Quindi scarico 2, 2, 2, 2, vado a scaricare tutte le maglie. Volto il mio lavoro, passo dall'altra parte e vado a prendere sempre in costina. Vedi, prendo la costina e carico la maglia, costina, carico la maglia. Giriamo il lavoro, quindi passiamo il lavoro dall'altra parte e voltiamo il lavoro così e andiamo a scaricare le maglie. Adesso io mi fermo con appunto l'uncinetto tunisino perché dobbiamo andare avanti per tutti questi giri, quindi un quadrettino di questi sono 2 giri perché c'è carico e scarico. Ok, quindi caricando le maglie, scaricando le maglie facciamo un giro, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Io ho fatto 21 giri, quindi carico e scarico è un giro, ne ho fatti 21. A questo punto adesso inseriamo di nuovo l'uncinetto perché fatta la nostra fascia andiamo a riprendere di nuovo il motivo. Come facciamo? Allora, io non carico più maglie, quindi vado a scaricare tutte le maglie e rimango con una maglia solamente. Quindi vado a scaricare le maglie che mi rimangono, quindi 1, 2, 3. Arrivati a questo punto vado a tagliare il rosso e vado a fare un nodino con il rosso, quindi passo il rosso e chiudo solamente il rosso così e vado a chiudere il rosso. Adesso tolgo l'uncinetto tunisino e vado a prendere l'uncinetto normale, quindi qui facciamo un nodino e vado a prendere l'uncinetto normale. Quindi che cosa faccio? Entro in costina, prendo questa costina, tiro e vado a fare maglia bassa, entro nella costina successiva, maglia bassa, costina successiva, maglia bassa. Quindi riparto di nuovo prendendo la costina e andando a fare maglia bassa. Quindi costina, maglia bassa, costina, maglia bassa, costina, maglia bassa, costina, maglia bassa. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati all'ultima maglia, ho preso l'ultima costina e ho lavorato la maglia bassa. A questo punto mi vado a chiudere nella prima maglia bassa che ho fatto con una maglia bassissima. Ecco qui, e abbiamo chiuso il giro. Fatta il nostro giro di maglie qui, di maglie mezze alte, a questo punto andiamo a dividere il nostro lavoro, quindi lo andiamo a dividere in 2, quindi lavoreremo separatamente prima un pannello e poi l'altro pannello. Quindi io lascio
il mio campione e vado sul progetto originale. Quindi terminati i giri naturalmente che mi servivano per la mia lunghezza, a questo punto andiamo a dividere il lavoro in due, quindi lavoreremo due pannelli separatamente, quindi il pannello dietro e il pannello davanti. Quindi io parto con il pannello davanti, questo sarebbe l'apertura della nostra manica, il nostro scalfo manica. Entro dopo il segnapunti, entro nella maglia dopo e vado a fare maglia bassissima, una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e faccio una maglia alta, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta e maglia mezza alta, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, salto una maglia, entro in quella successiva, maglia alta, dentro lo stesso punto, maglia mezza alta. Ora sono arrivata alla fine della riga, mi rimane le ultime due maglie da lavorare, quindi una la salto, nell'ultima maglia vado a fare una maglia alta, quindi inizio e finisco sempre con una maglia alta, faccio una catenella, volto il mio lavoro, quindi nella prima maglia alta vado a fare una maglia alta, qui abbiamo la maglia mezza alta, quindi la andiamo a saltare, andiamo nella maglia alta, andiamo a fare maglia alta e maglia mezza alta, quindi qui abbiamo la maglia mezza alta, la saltiamo, andiamo nella maglia alta e andiamo a fare maglia alta, maglia mezza alta e così via per tutti i giri naturalmente che ci servono. Maglia mezza alta. Allora a questo punto andiamo avanti con i giri, facendo lo stesso pannello. Lavoriamo sia il pannello davanti che il pannello dietro, ricavando lo scalfo naturalmente delle maniche. Io mi sono alzata per 16 cm, quindi vado a finire l'altro pannello e poi ci vediamo qui per fare le spalline. Allora a questo punto, fatti due pannelli lavorati separatamente, sia il pannello davanti che il pannello dietro, andiamo a prendere la misura dell'apertura della testa. Io ho lasciato per la spallina, ho lasciato intorno ai 14 cm, mentre per l'apertura della testa ho lasciato in 19-20 cm. Ok, a questo punto giriamo il maglioncino dal rovescio e andiamo a fare una cucitura sia da una parte che dall'altra. Andiamo a fare la nostra cucitura, poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere, quindi andiamo a fare la cucitura sia da una parte che dall'altra. Quindi continuiamo a fare la cucitura sia da una parte che dall'altra e poi ci vediamo qui per continuare. Allora ho fatto le mie cuciture sia da una parte che dall'altra, questa è l'apertura della testa. A questo punto occupiamoci della manica, andiamo a raccogliere tutte le maglie della manica a maglia mezza alta. Entro nella prima maglia e vado a fare maglia bassa e una catenella, ci portiamo anche i fili di lavorazione dietro, entro nella prima maglia e vado a fare maglia mezza alta, passo nella maglia successiva, maglia mezza alta, quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie della manica e poi ci vediamo qui per continuare a maglia mezza alta. Allora, arrivati alla fine mi sono andata a chiudere nella prima maglia, a questo punto vado a iniziare di nuovo il motivo, quindi mi alzo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare maglia mezza alta, così prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva, vado a fare maglia alta, filo sull'uncinetto, rientro, maglia mezza alta,
filo sull'uncinetto, entro nella maglia, perciò salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, prendo il filo, rientro, maglia mezza alta, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, filo sull'uncinetto, maglia mezza alta. Quindi continuiamo per tutto il giro e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, terminato il giro, mi vado a chiudere nella prima maglia iniziale con una maglia bassissima. Qui mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, rientro e maglia mezza alta, quindi le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e poi c'è una maglia mezza alta, salto una maglia di base, vado in quella successiva, vado a fare maglia alta, rientro, maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, maglia mezza alta, presa nello stesso punto e continuo. Quindi salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta e maglia mezza alta, presa nello stesso punto, filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta e maglia mezza alta. Quindi a questo punto andiamo avanti con i giri ripetendo sempre lo stesso motivo per la manica e poi ci vediamo qui per continuare. 26 giri di motivo per la manica. A questo punto andiamo a prendere di nuovo l'uncinetto tunisino, vado a raccogliere le maglie. Prese tutte le maglie, andiamo a scaricare e andiamo a scaricare con il rosso. Quindi giro il mio uncinetto, prendo il filo rosso e vado a scaricare tutte le maglie. Quindi la prima maglia la andiamo a lavorare da sola e poi andiamo a lavorare le maglie a 2, filo sull'uncinetto, lavoro sia il rosso che il verde, 2, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2. Quindi continuiamo a scaricare le maglie. Arrivate a questo punto non rimaniamo mai con una maglia nell'uncinetto, almeno 4-5 maglie nell'uncinetto. Volto il mio lavoro e vado a riprendere di nuovo il verde, quindi mi sposto l'uncinetto dall'altra parte così e vado a caricare ancora maglie. Quindi è una cosa semplicissima da fare, quindi continuiamo a caricare le maglie col verde e a scaricare con il rosso. Quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie, a caricare le maglie verdi e poi andiamo a scaricare con il rosso. Quindi completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, vedete, ho fatto l'ultimo, ho pescato l'ultima maglia. A questo punto entro nella costina questa verde e prendo e pesco il filo, costina e pesco il filo, costina e pesco il filo, scarico le maglie
quindi le maglie a 2 a 2, quindi chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2, quindi a 2 a 2 andiamo a scaricare le nostre maglie. Giro il mio lavoro e vado a caricare altre maglie verdi, quindi entro nella costina, vedete la costina, e pesco il filo, la costina e carico il filo, costina, carico il filo, costina, carico il filo. Quindi da una parte andiamo a caricare e dall'altra parte andiamo a scaricare le nostre maglie. Quindi continuiamo con i giri. Adesso io vi faccio vedere la manica già terminata. Andiamo a lavorare 15 giri di punto tunisino e poi ci vediamo qui per fare il polsino. Allora, mi sono fermata con i giri dell'uncinetto tunisino. Vedete, qui ho iniziato il giro con il tunisino e mi sono fermata a questo punto, quindi allo stesso punto da dove ho iniziato. Ho caricato tutte le maglie verdi, adesso andiamo a scaricare con il rosso, quindi vado a girare il mio lavoro e vado a scaricare tutte le maglie. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, scarico 2, quindi rosso e verde, fino alla fine. Allora, sono arrivata alla fine, mi sono rimasti una maglia verde e una maglia rossa. A questo punto sfilo l'uncinetto tunisino. Vado a prendere l'uncinetto normale, ma prima vado a tagliare il rosso. Lo taglio così e vado a chiudere il rosso. Quindi entro nella maglia rossa e vado a fare un nodino. Ok. E ho fatto il nodino. A questo punto andiamo a prendere l'uncinetto normale, entro nella prima maglia come entro col tunisino, quindi entriamo nella prima maglia, quindi prendiamo la costina e vado a fare maglia bassa, prendo la costina e vado a fare maglia bassa, costina, maglia bassa, prendo la costina, maglia bassa. Quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie in costina, sempre la costina questa qua, lavoriamo le maglie basse e prendiamo la costina, quindi per tutto il giro, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati a questo punto andiamo a fare una diminuzione, quindi faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare una maglia mezza alta. Filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia, pesco il filo e poi entro nella terza maglia così e pesco il filo, chiudo tutto insieme, quindi la prima diminuzione, lavoro una maglia mezza alta, prendo il filo sull'uncinetto, entro in quella successiva, prendo il filo, lo lascio in sospeso, entro nella maglia successiva e poi chiudo tutto insieme. Filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva e lavoro maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, lascio il filo in sospeso, entro in quella nella maglia dopo e vado a chiudere tutto insieme. Quindi lavoriamo una maglia mezza alta, nelle due maglie successive andiamo a fare la diminuzione così e chiudiamo tutto insieme, quindi una maglia mezza alta, nelle due maglie successive entro nella prima, pesco il filo e lo lascio in sospeso, entro nella maglia dopo, pesco il filo e poi chiudo tutto insieme. Quindi andiamo a continuare per tutto il giro, quindi facendo una maglia mezza alta, nelle due che seguono andiamo a fare una diminuzione, quindi andiamo a fare una maglia mezza alta e una diminuzione, una maglia mezza alta e una diminuzione. Lo facciamo per tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, mi vado a chiudere nella prima maglia mezza alta iniziale con una maglia bassissima. Qui mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro
maglia mezza alta, quindi vado a fare un'altra diminuzione, quindi ho fatto la maglia mezza alta e qui vado a fare una diminuzione, quindi entro nel primo punto, prendo il filo, lo lascio in sospeso nell'uncinetto, entro nel secondo punto, prendo il filo e poi chiudo tutto insieme, quindi abbiamo fatto un'altra diminuzione. Entro nella maglia successiva, maglia mezza alta, nella maglia successiva ancora vado a fare un'altra diminuzione, quindi entro nel punto, prendo il filo, entro nel secondo punto e poi chiudo tutto insieme, quindi continuiamo per tutto il giro a fare ancora una diminuzione, poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine mi chiudo nella prima maglia. A questo punto dobbiamo andare avanti con i giri, con le maglie come si presenta, quindi a questo punto andiamo avanti con i giri, almeno un 4 centimetri, 4-5 centimetri di polsino, e poi ci vediamo qui per continuare. Ora sono andata avanti per 5 centimetri, ho fatto un polsino di 5 centimetri, ho tagliato il filo e ho fatto il nodino, ok? Quindi andiamo a fare a questo punto il collo. Per quanto riguarda il collo, o lo lasciate così a barchetta, oppure andiamo a riprendere tutto il motivo e andiamo ad alzarci col collo per quanto lo vogliamo appunto lungo noi. Quindi io faccio un nodino, io ho deciso di riprendere di nuovo le stesse maglie e di alzarmi con il collo, quindi entro nella maglia mezza alta e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che valgono come prima maglia alta, ci portiamo anche dietro il codino, prendo il filo sull'uncinetto, rientro, maglia mezza alta, ecco qua, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, vado in quella mezza alta e vado a fare maglia alta, maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta, maglia alta, maglia mezza alta, filo sull'uncinetto, entro nella maglia mezza alta e maglia mezza alta. Quindi proseguiamo a fare tutti questi giri, quindi qui ci andiamo a chiudere e ricominciamo un nuovo giro, quindi continuiamo con i giri fin quando non raggiungiamo la nostra lunghezza desiderata. Bene, il mio tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la campanellina. Un saluto a tutti.